Ciao hackerini e hackerini! Oggi parliamo un po' dei laboratori di cross-site scripting di Barb e spero che si sente questa volta, non lo so, speriamo di sì. E quindi andiamo subito. Ok. Um, C'è un po' di lag. Ah, ok. Aspetta. Così va meglio. Vabbè, vediamo. Vediamo. E allora, devo sistemare la chat. Ok, se no, no, non si vede. Ok. Allora, prima di andare a vedere che cos'è. No, peggio. Ah, ok, allora ho sbagliato. Aspettate. Aspettate. Ora dovrebbe andare meglio. Perché ho fatto l'opposto, quindi in teoria dovrebbe essere meglio. Però, vediamo. Allora, però, prima di parlare di cross-site script... Oh, qua c'è una cosa. Ok, prima di parlare di cross scripting devo un attimo dire come è strutturata una pagina web. Prima di tutto c'è l'HTML, che è un po' come... che diciamo che posso anche prendere... che sarebbe questo, praticamente. Sì, voi vedete, ok. Diciamo, devo organizzarmi meglio le finestre, sono un po' in crisi. Vabbè, mettiamola qui. Ok. L'HTML praticamente è questo ed è come è formata una pagina web. Se immaginiamo per esempio una casa, possiamo dire che l'HTML sono ad esempio i muri, la struttura, che delineano quindi la casa. E praticamente nell'HTML abbiamo dei tag che sarebbero tipo questi, add o anche script o la qui. E, e questo praticamente è come tutti questi tag sarebbero come tipo i mattoncini che formano una casa, che formano appunto tutta la pagina. All'interno di questo HTML poi abbiamo per esempio script. Script è un tag che permette di inserire JavaScript all'interno dell'HTML stesso. JavaScript è un linguaggio di programmazione che è usato appunto nelle pagine web e potremmo dire che ad esempio è come un maggiordomo che fa le azioni dentro la casa, no? Perché comunque JavaScript utilizzerà delle funzioni e farà delle cose nella pagina web che poi appunto vi farò vedere. E tutto questo per dire che il cross-site scripting non è altro che una vulnerabilità web che modifica l'HTML, potremmo dire, tramite JavaScript. Quindi ci sono tre tipi, sono quattro in realtà, però diciamo uno non ha molto senso ad esistere. Quindi diciamo che le principali vulnerabilità di cross-site scripting sono tre, sono Reflected, Stored e DOM XSS. E oggi andiamo a vedere questi tre utilizzando appunto questi tre laboratori.
Quindi il primo è Reflected XSS into HTML context with nothing encoded. Vediamo. Non posso accedere al laboratorio. Un attimo. Strano. Per qualche motivo non mi fa aprire il laboratorio. Vediamo se adesso me lo fa aprire. Perché mai? Port Swigger. No, ok, aspettate che faccio il logout e il login di nuovo. Perché magari si è... Tanto qui c'è la macchina virtuale. Ok. Vediamo se adesso mi fa aprire il laboratorio. No, non me lo fa aprire. Perché mai? Stranissimo. Magari non funziona Port Swigger oggi. Chi lo sa. Vediamo un po', sto provando con una pagina di incognito. Vediamo. Ok. Stranissimo, nella pagina incognito funziona. Va bene, forse è qualcosa con la cache, non lo so. Allora, noi abbiamo il nostro amico Barb qui e vediamo cosa dice il laboratorio, che dice che questo laboratorio contiene un cross-site scripting reflected nella funzionalità della ricerca. Per risolvere il laboratorio esegui questo attacco chiamando un alert. Alert è una funzione JavaScript che praticamente vi fa apparire un pop-up con una scritta se lo inserite. Vediamo se... Vabbè, dopo lo vedrete, così non, non metto altre cose. Quindi la vulnerabilità è nella funzione di ricerca. Possiamo vedere l'HTML di questa pagina, perché qual è l'XSS Reflected? Praticamente è una forma di cross-site scripting in cui praticamente il contenuto, il payload che voi inserite, quindi il JavaScript malevolo, verrà riflettuto direttamente nella pagina. Quindi viene riflettuto direttamente nella pagina utilizzando la richiesta che voi andrete a fare. Cioè, se io faccio una richiesta per questa ricerca per questa funzionalità di ricerca, quello che io inserisco qui verrà poi eseguito direttamente in questa pagina, quindi non ci sono step successivi, ma verrà riflettuto direttamente nella richiesta, direttamente nell'HTML della richiesta, oltretutto. Perché se voi vedete le richieste, noi abbiamo questa richiesta con questa risposta e qui appunto viene restituito tutto l'HTML di questa pagina. Infatti è lo stesso che noi vediamo se vediamo la sorgente della pagina. E se andiamo a vedere, a cercare magari search, noi vediamo che abbiamo un input
con nome search. Quindi qui andremo a sottomettere la nostra ricerca, quello che vogliamo cercare. Possiamo provarci, tipo se cerco cinnamon sec. Ovviamente non troverà niente. Però vedete che è riflettuto in questo... qui, quello che io vado a cercare viene riflettuto qui. E nella ricerca, nella richiesta, che poi è esattamente questa, se io vado a cercare cinnamon sec, vediamo che appunto è dentro un tag HTML. E quindi quello che noi cerchiamo è riflettuto direttamente nella pagina HTML, senza modifiche, senza nessuna manipolazione. Quindi qui possiamo semplicemente andare a scrivere questo, che praticamente cosa fa? Qui stiamo nel contesto di un HTML, qui lo script prende JavaScript come riferimento, altrimenti si potrebbero anche scrivere qui, lo posso mostrare, dov'è? JavaScript. Ecco, sì, per esempio qui si può definire il type, che appunto specifica il tipo dello script. Se non si inserisce niente, si è in un HTML, di default, quindi standard, sarà JavaScript. Quindi cosa succede? Se io inserisco questo, sto andando a creare un tag script, quindi a dire esegui questo codice JavaScript all'interno di questo script, nella pagina che vedremo. Andiamo a provare. E appunto viene eseguito e abbiamo questo pop-up che appunto abbiamo scritto noi alert 1. Ora, per risolvere ah, ok, l'ha risolto, va bene. Questo perché, come vedete qui, non abbiamo come prima cinnamon sec, perché appunto qui abbiamo un'esecuzione dello script, cioè abbiamo un tag HTML. Infatti se noi andiamo a vedere qui dentro, ad ispezionare questa pagina e vedere cosa c'è qui, se questo browser me lo permetterà, ok? Non è come prima che avevamo solo l'H1, che comunque è sempre un tag HTML, ma qui abbiamo script. Quindi questo vuol dire che il nostro script, il nostro tag script, è stato inserito nell'HTML direttamente così com'è. E questo è possibile vederlo anche nella richiesta, che comunque il browser l'ha comunque codificato, chiaramente. Però nella richiesta viene inserito appunto così com'è, quindi è la stessa pagina. Quindi viene inserito direttamente nell'HTML senza modifiche, senza cose strane, diciamo. E qui ovviamente la risoluzione di questa vulnerabilità è, diciamo, è codificare i caratteri speciali come appunto le parentesi angolari. Però voi adesso vi chiederete, ma perché è un problema questa vulnerabilità? Cioè io come faccio? Ovviamente io l'ho fatto nel mio browser, chiaramente. Però la problematica qui, con questo attacco, è che essendo direttamente nell'URL, voi potreste mandare questo URL, questo link, diciamo, direttamente ad una vittima. E la vittima come clicca si ritroverebbe poi la pagina web
quindi questa pagina web con l'esecuzione di quello che voi inserite dentro lo script. Perché ora, vabbè, ho usato un alert molto semplice, però per esempio usando JavaScript è possibile, se non ci sono ovviamente protezioni, andare a rubare il cookie di sessione, che poi è quello che un hackerino vuole fare, perché se tu rubi un cookie di sessione puoi inserirlo nel tuo browser e poi navigare con, diciamo, la sessione dell'utente, della vittima in questo caso. Però vabbè, diciamo che adesso ci sono queste mitigazioni, questi rimedi, che magari ne parlerò più in là. E ci sono anche, è possibile anche magari bypassarli, quindi alcuni di questi si possono comunque bypassare. Ci sono anche dei laboratori su questo, quindi magari ne parliamo meglio quando ci saranno questi laboratori. Però diciamo che il Reflected XS Cross Scripting è questo. Rispetto agli altri due, magari è un po' più semplice, si può dire, perché appunto quello che noi inseriamo va direttamente riflettuto, quindi riflesso direttamente nell'HTML. E questo è il primo. Dov'era? Invece poi avremo forse, ok, cross scripting, lo stored cross scripting, che è diverso dal reflected, perché mentre nel reflected noi vedevamo subito il risultato di quello che andavamo a inserire, in questo caso nella funzione di ricerca, con lo stored viene invece memorizzato nel server, quindi magari in un database del server. Appunto stored può essere anche chiamato second cross-site scripting o persistent cross-site scripting, proprio perché abbiamo una persistenza del payload malevolo, e questa è molto più critica rispetto al reflected, perché chiaramente con reflected cross-site scripting noi dobbiamo mandare il link e la vittima aprirà questo link e l'attacco finisce. Invece in questo caso il payload è inserito in qualche database, quindi chiunque visualizzerà quella pagina vedrà il nostro attacco, fin quando ovviamente un admin, un amministratore non toglierà manualmente quel payload. Quindi chiaramente è molto più critica come vulnerabilità. E niente, il port swigger non collabora oggi. Vediamo, lo ricarico. Ok. Quindi, allora, non voglio pulire la history perché magari possiamo vedere anche la differenza. Intanto la seleziono come rossa, così sappiamo che questa è la richiesta che abbiamo fatto con il laboratorio del Reflected. E possiamo andare a vedere subito che appunto nell'HTML c'è il nostro payload. Quindi vado a mettere il nuovo laboratorio. Nel frattempo leggiamo cosa dice, perché dice che il laboratorio contiene appunto questa vulnerabilità nella funzionalità dei commenti. Per risolvere, ok, chiama un alert. Quindi andiamo a vedere i post. Dove avremo il nostro commento, appunto questo. Se noi andiamo a analizzare questa pagina, ok, abbiamo il commento e altri valori. Nel frattempo inseriamo il nostro... Anzi, prima di fare questo vorrei fare un H1. Così lo vediamo, altrimenti si risolve subito e non lo troviamo.
Quindi in questo caso noi abbiamo mandato la richiesta e ci viene risposto "Thank you for your comment". E la nostra richiesta è questa, e qui appunto è diverso dal reflected, perché nel reflected il nostro payload era direttamente nella risposta della nostra richiesta. In questo caso noi abbiamo un redirect su questa pagina, che appunto è la conferma del nostro commento, e poi per vedere l'esecuzione del nostro payload dobbiamo tornare nel nostro post, cioè il post che avevamo attaccato. E appunto lo vediamo, ops, sono andata troppo. Vediamo qui che c'è questa grande stringa, questo appunto è l'H1, che è un tag. Vediamo, oh no, tutto in tedesco, ok no, questo sì. Dove praticamente sono utilizzati per, diciamo, i titoli, e vanno da 1 a 6 e l'1 è il più grande, diciamo. Quindi utilizzando l'H1 si nota effettivamente che il payload è stato eseguito. Quindi qui in questo momento, cioè se io vado indietro, vado nell'home page e poi ritorno in questo post, io vedrò di nuovo la scritta in grande, appunto Cinnamon Tech. Questo perché appunto è memorizzato nel server, quindi nel database o qualsiasi modo l'hanno memorizzato. E quindi chiunque vedrà questa pagina vedrà questo payload che noi abbiamo inserito. Per renderlo e risolvere il laboratorio andiamo a inserire il nostro alert 1 e di nuovo, come prima, inseriamo i nostri. Quindi abbiamo di nuovo la conferma. Appunto non vediamo, vedete, noi non vediamo l'alert che abbiamo inserito, però ci viene detto che appunto il laboratorio è stato risolto perché abbiamo salvato questo payload nel server. Se torniamo indietro, il payload verrà eseguito. Appunto il pop-up come prima. E questa, come dicevo, è molto più critica rispetto al reflected, perché appunto chiunque visualizza questa pagina vedrà questo payload eseguito. E se ci fosse un payload più malevolo, diciamo, cioè che magari ruba la sessione o qualcos'altro, appunto sarebbe ancora peggio. Questo appunto perché qui non abbiamo un controllo dell'input che inserisce l'utente, perché in teoria dovremmo sia controllare l'input che inserisce l'utente, quindi in questo caso dovremmo avere dei controlli sul commento, e sia dovremmo codificare l'output, cioè quando risponde, quando il server restituisce la risposta, dovrebbe già essere codificato, così anche il browser non esegue il codice. Codificare vuol dire, ad esempio, trasformare questi caratteri speciali, che sono appunto noti per i tag HTML, in versioni più innocue, così il browser può trattarle come testo invece che come tag. Altri metodi sarebbero anche, quando arriva al server, rimuovere, magari ho visto spesso che lo fanno, rimuovere le parole malevole. Però il problema qui è che se c'è poi un bypass che non è considerato, per esempio,
Mettiamo che lo script, che il server mi rimuove script, però io posso usare img. Questo non l'ha considerato, io posso bypassare il controllo. Quindi diciamo deve essere un misto tra le due soluzioni. E, e poi il terzo... Ah, voglio... Ah, prima voglio farvi vedere appunto, questa è la nostra... Qui abbiamo il commento con il nostro script e noi appunto non lo vediamo nella risposta come invece succederebbe in un reflected cross scripting, ma lo vediamo quando noi accediamo al post. Quindi se vado a trovare alert 1, appunto qui abbiamo direttamente il nostro payload, così com'è, senza modifiche, come appunto prima. Cioè, alla fine il risultato è lo stesso, però cambia in come viene salvato e in come viene eseguito. E poi l'ultimo dei fantastici tre, il DOM XSS. Qui vi devo introdurre il DOM, che appunto è il Document Object Model. Ok. Che praticamente è la rappresentazione tipo, diciamola, viva della pagina web, mentre l'HTML, diciamo, è la pagina... È, è tipo, è la fondamenta della pagina web, invece il DOM è quello che poi esegue anche JavaScript e poi forma tutta la pagina web con tutti gli elementi che poi voi potete cliccare o utilizzare. Tornando all'esempio della casa, potremmo considerare quindi l'HTML come la pianta della casa e quindi l'architetto che ha la pianta e il DOM poi la casa reale, quindi dove voi potete utilizzare cose, muovere cose e JavaScript è appunto quello che muove le cose, quindi sareste voi che muovete cose. Ehm, Oppure un altro esempio potrebbe essere, ad esempio, l'HTML, potrebbe essere la ricetta e il DOM invece il piatto cucinato e il cuoco è il JavaScript, perché poi il cuoco è quello che fa effettivamente la ricetta. La cosa è che il DOM costruisce un alberello qui con tutti gli elementi e ogni tag è un elemento fino ad arrivare a, diciamo, al testo, al valore vero e proprio. Perché i tag hanno sia dei valori ma anche degli attributi. E ogni elemento fa parte di questo albero che appunto viene costruito con il DOM. Ora accediamo al laboratorio. Mi farà accedere. Ecco qua. Qui anche qui dice che è nel Search Query Tracking Functionality. Ok, utilizzando Document Write. Document Write è una funzione di JavaScript che permette di modificare l'HTML. Sì, manipolare l'HTML, chiaramente. Ovviamente tramite il DOM. Vi voglio mostrare, ok? Ah, volevo selezionarla. No, no, no. Ok. Allora, qui abbiamo la nostra... Allora, il DOM praticamente è questo qui.
Perché noi qui, allora, perché qui abbiamo la sorgente, che appunto potete fare clic con il destro e dire cliccare View Page Source. E qui questo è HTML crudo, puro. Invece qui abbiamo il DOM, dove appunto abbiamo l'esecuzione di tutti gli script JavaScript in caso e quindi tutta l'esecuzione. Quindi la vulnerabilità sta qui, quindi noi andiamo a mettere una parola per vedere cosa succede. Andiamo a vedere anche la richiesta. E qui vediamo che abbiamo appunto, vediamo che abbiamo, se vado a cercare la parola, qui abbiamo soltanto appunto la stessa parola riflettuta, e questo potrebbe essere di nuovo un reflected cross-site scripting, perché appunto è lo stesso di prima, viene riflettuto, diciamo, non so se è la parola giusta proprio in italiano, non penso, però viene riflesso la parola che abbiamo inserito. Ok? Però se noi andiamo a vedere anche il DOM, perché chiaramente questo è l'HTML, non è il DOM, perché viene data con la risposta, quindi viene creato col server. Se io qui vado a cercare cinnamonsec, c'è 2 volte. Quindi una è questa qui, come abbiamo visto, ma un'altra è qui, quindi in questo tag immagine. Però, vedete, qui qual è la cosa? Qui abbiamo la funzione. Noi abbiamo questa funzione nell'HTML, che invece, però non abbiamo l'esecuzione del JavaScript, perché appunto nell'HTML non viene eseguito il JavaScript. Il JavaScript viene eseguito soltanto nel DOM, come in questo caso, perché appunto il DOM è la nostra casa, invece l'HTML è la piantina della casa. E andiamo a vedere la funzione, lo script, perché qui comunque questo verrà creato tramite questa funzione. Come fa? Allora, qui abbiamo una funzione, track search, che prende come parametro query. E dentro questa funzione abbiamo un document write, la funzione document write, che è una funzione built-in, diciamo, di JavaScript, che permette appunto, è una delle funzioni che permette di manipolare l'HTML tramite JavaScript. E qui appunto viene, e questo non fa altro che scrivere qualcosa nell'HTML. Qui viene inserito un tag immagine con questa sorgente più il nostro parametro che abbiamo inserito nella funzione. Che cos'è questo query, questo parametro? Non è altro che questo URL search params con questo Windows location search. Anche URL search param è una funzione di JavaScript che praticamente chiama, in questo caso sta costruendo questo oggetto utilizzando questo Windows location search. Questo Windows search location search non è altro che tutto quello che sta dopo il punto interrogativo all'interno di un URL. Quindi qui sta solo creando questo URL search param, lo possiamo cercare. Sì, è un metodo per lavorare con le query string, quindi i parametri di ricerca in un URL. E quindi appunto è un modo per andarsi a prendere quello che tu inserisci in un URL in questo caso.
come ad esempio come in questo caso, e qui appunto si prende questo Windows Location Search che appunto non è altro che tutto quello che sta qui. Se noi avessimo avuto altri argomenti qui, avrebbe preso anche quelli. In questo caso noi abbiamo soltanto Search Cinnamon Sec. Quindi questo Windows Location Search sarà esattamente questo. Window Location Search sarà questo. Se consideriamo che noi partiamo da questo URL. E poi fa un get search. Questo cosa fa? Questo get andrà a prendere il valore del parametro con chiave search. Quindi in questo caso qui abbiamo, è come praticamente come se fosse una coppia chiave-valore. Qui abbiamo search come chiave e valore cinnamon sec, che è appunto la parola che stiamo cercando. E quindi facendo .get search noi otteniamo cinnamon sec, che appunto è la parola che noi stiamo cercando, cioè con la funzione di ricerca. E quindi infatti cosa fa? Poi questo query, vabbè, controlla se questo query esiste e poi chiama la funzione che avevamo visto prima con appunto il parametro query. Quindi qui va a inserire, al posto di query, va a inserire la parola che stiamo cercando, quindi cinnamon sec. E infatti viene creato nel DOM questo tag immagine con questa sorgente, diciamo, con questa risorsa. Questo è appunto un modo per creare magari un tag, per creare, che ne so, qui ad esempio è stato creato un tag immagine per avere una funzionalità di tracking, per esempio. E quindi il DOM, voi direte, vabbè, però sembra tutto uguale al Reflected Cross-Site Scripting. Non proprio, perché qui stiamo manipolando il DOM tramite delle funzioni JavaScript. Come facciamo però a eseguire qui un payload? Perché chiaramente se io inserissi lo stesso payload che abbiamo inserito prima, quindi script, alert, bla bla bla, questo non funzionerà. Perché appunto viene inserito, se andiamo a vedere, viene inserito direttamente all'interno del tag. Quindi qui per eseguire un cross-site scripting qui dovremmo trovare un modo per uscire da questi doppi apici. Allora, vabbè, me l'ha un po' rovinato, però lo sistemiamo. Perché noi abbiamo questo tag. Quello che noi vorremmo fare è utilizzare un valore, un qualcosa, un payload che è inserito nella ricerca, ci fa uscire da questo attributo, perché i tag sono formati dagli attributi, che sono questi, e il valore dell'attributo, che appunto è tutto quello che sta nei doppi apici. Non sempre ci sono i doppi apici, però in generale avrete sempre questo attributo uguale valore. Quindi come possiamo fare? Avendo questo, noi potremmo inserire un valore con doppi apici, quindi noi andremo, diciamo, questo è il nostro tag senza niente. Se noi inseriamo doppi apici qui, abbiamo appunto chiuso
il valore di questo attributo, perché adesso sarà così. E questo andrebbe già bene. Però qui non abbiamo nessuna esecuzione. Quindi quello che possiamo fare è utilizzare un attributo che si chiama onLoad con alert1 con l'apicetto in questo modo, e inserendo in questo modo noi avremmo questo che è comunque un HTML valido. Cosa fa onLoad? Praticamente va a caricare quando l'immagine è stata caricata, andrà ad eseguire questo valore. Esatto. Quando un oggetto è stato caricato, eseguirà questo valore. Questo solitamente viene usato, per esempio questo con il body viene appunto utilizzato quando tu vuoi caricare prima la pagina e poi eseguire una funzione. Così sai che quando eseguirai quella funzione avrai per esempio tutti gli oggetti nel DOM che ti servono, che ne so. Un esempio potrebbe essere, che ne so, magari un'azione che viene fatta nel login, nella pagina, anzi, dopo il login viene caricata la pagina del nostro profilo e noi vogliamo mandare una richiesta al server con alcuni dati dopo che è stata caricata la pagina del profilo. In questo caso potremmo fare un load. Ci sono anche altri attributi che si possono usare in questo caso. Uno molto famoso è onError, per esempio, che praticamente è se l'immagine non si trova o ha un errore, chiama questa funzione perché appunto il caricamento dell'immagine è andato in errore. Questo è molto comune come cioè è un payload che si usa molto spesso, ad esempio si utilizza in questo modo in cui si dice la risorsa dell'immagine è x, quindi è un valore che non ha senso, quindi perché volutamente si vuole far andare in errore il caricamento dell'immagine, così quando andrà in errore caricherà questa funzione e qui si mette una funzione JavaScript, in questo caso alert1, però si potrebbe creare proprio una funzione JavaScript da inserire direttamente qui. In questo caso invece noi andiamo a creare questo e andiamo a utilizzare onLoad proprio perché noi abbiamo questo che è una risorsa valida, quindi noi sappiamo che questa risorsa verrà caricata e non possiamo usare un error perché appunto verrà caricata e non avremo nessun errore. Andando a inserire questo, vediamo cosa succede. Viene eseguita appunto il cross scripting. Però qual è la cosa? Questo non è un reflected perché se io vado a vedere l'HTML di questo non ci sarà questa funzione. Non ci sarà il payload, intendo. C'è solo una volta che appunto è questa qui, che qui comunque sarebbe un reflected, però non abbiamo quello che qui in realtà abbiamo nel DOM, perché quello che fa eseguire il payload non è questa qui, che comunque è stata codificata, ma è esattamente questa che viene costruita col nostro JavaScript, come appunto come ho spiegato prima, e appunto viene eseguita. Infatti vedete anche qui, no? Ve ne accorgete se una cosa funziona, perché qui i colori sono diversi. Se ad esempio io mettessi una cosa sbagliata del tipo, vediamo, che ne so, tipo così, una roba così.
Questo chiaramente non fa niente. Vedete qui il colore è diverso, infatti, perché non abbiamo fatto niente. Cioè, questo è come se avesse due attributi, però chiaramente non ha senso. E appunto i cambiamenti di questo JavaScript sono fatti nel DOM e non nell'HTML. Anche qui la difesa chiaramente è sempre la validazione di questi dati e la sanitizzazione, cioè il ripulire di script o di parole malevole. Tipo togliere script oppure non accettare, che ne so, i caratteri speciali, quindi le parentesi angolari, oppure appunto codificare l'output, quindi come dicevo andare a rendere innocui questi valori. E quindi questo è tutto con le nostre. Poi ci sarebbe anche un'altra cross scripting che è il self cross scripting, però diciamo che non è che è proprio una vulnerabilità, perché praticamente qui cosa succede? Vediamo se c'è. Volevo un esempio. Praticamente qui è che voi avete, che ne so, un form. Vabbè. Che ne so, un form come questo, come non lo so, le informazioni di un profilo quando andate a modificarle. E qui dovete inserire direttamente il payload all'interno di questo input. Cioè non è la richiesta in sé, ma è proprio inserire esattamente il payload all'interno di questo input. E quindi chiaramente non ha molto senso perché voi dovreste indurre la vittima a mettere il payload direttamente. Quindi perché viene ancora prima della richiesta. Perché la richiesta magari valida l'input, è tutto a posto, però in qualche modo, diciamo, se voi magari viene validato, però o magari è una post e voi quindi lo dovete inserire direttamente qui, non lo so, qualcosa del genere. Però diciamo che appunto dovreste convincere la persona a mettere il payload, quindi qui ci va pure il social engineering, no? A convincere le persone. Invece il reflected è appunto voi avete l'URL e no, non era questo. Era ce l'abbiamo qui, l'abbiamo era questo. Voi avete no, non era questa, quella era stored. Voi avete direttamente il vostro payload nell'URL e questo viene inserito direttamente nella risposta che viene data dal server. La stored invece viene memorizzata e viene appunto inserita anch'essa anch'essa come sono proprio regina anch'essa. Vabbè, viene inserita nella risposta anche nell'HTML, anche qui. E invece il DOM è diverso perché qui, ecco, infatti, ecco, qui non ce l'avete nell'HTML, quindi infatti qui c'è perché questo comunque è un reflected, quindi non considerate questo, ma non c'è l'altra parte che viene creata invece con questa funzione e che quindi verrà inserita direttamente nel DOM, come appunto abbiamo visto. Se io inserisco di nuovo il valore corretto, perché appunto come ho fatto vedere questa non c'è nell'HTML, è molto particolare come vulnerabilità, però
perché appunto dovreste andare a vedere il JavaScript e vedere se ci sono funzioni del genere. Ci sono varie funzioni, eh, come il document write. Vediamo, dovrebbero essere qui, DOM based. Vediamo, c'era una lista. Ecco, per esempio, alcune sono document write o inner HTML. Ci sono varie sync, qui sono chiamati sync. Appunto queste funzioni che scrivono, che manipolano l'HTML e possono scrivere appunto dei payload. Ci sono anche queste funzioni, per esempio HTML, appunto trasforma tutto in HTML, quindi non si dovrebbe usare. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, per testarlo potete utilizzare anche DOM Invader, che appunto è un'estensione di Barb che viene utilizzata proprio per i DOM cross scripting, ed è molto bello. Praticamente lui crea un canarino, diciamo, come l'uccellino che fischietta. E se inserite, ad esempio, utilizzate questo inject URL params, lui andrà a inserire questo canarino qui dentro. In questo caso perché noi abbiamo il parametro utilizzato per eseguire questo attacco direttamente nel parametro. Altrimenti se avete dei form potete fare inject form. Quindi se andiamo ad inserire, a cliccare quello, vedete che lui ha inserito il canarino qui. Poi dovete fare inspect di nuovo e andare di nuovo nel DOM Invader non è attivo di default. Se non ce l'avete potete cliccare qui sulle estensioni e lui aprirà questo DOM Invader e potete fare anche DOM Invader is on e poi fare reload. Quindi a volte questo è disabilitato, però potete abilitarlo tranquillamente. E come vedete qui ci dice che appunto ha trovato questo sync con document write col nostro canarino. Quindi ha fatto direttamente quello che noi avevamo già fatto. E per vedere, qui avete due opzioni: o l'exploit, quindi DOM Invader andrà a inserire qualche valore, che adesso proviamo, oppure andare a cliccare qui, lo stack trace, e lui dice apri la console per vedere lo stack trace, per vedere cosa succede, tipo. E qui, aprendo la console, ci dice che c'è stato questo errore, perché appunto lui se ne accorge utilizzando proprio questi errori e andando a vedere ovviamente la pagina di il DOM costruito. E se noi andiamo a vedere questa, che poi è il JavaScript, che ho preso quella sbagliata, forse questa, che risorse abbiamo? Ah, forse non... no, non è questo. Ah, è la Peter nemmeno. No, giusto, non lo possiamo vedere perché direttamente... No, dovrebbe... Ah, non ce lo porta, vabbè. Solitamente aprendo qui dovremmo essere in grado di vedere il JavaScript e la funzione problematica, però non capisco perché qui non ce lo fa vedere. Proviamo a ricaricare, vediamo. Ah, ecco, infatti. Quindi cosa succede? Questo è uno stack trace, quindi tutto eh, tutta gli errori che ci sono stati. Praticamente magari una funzione ha dato errore, che chiama un'altra funzione, che chiama un'altra funzione, che chiama un'altra funzione e così via. La prima è quella che ha causato l'errore e andando avanti riuscite a trovare qual è la funzione che ha dato errore. Quindi in questo caso, per esempio, ecco,
Cliccando il primo ci viene dato questo, che appunto chiama la funzione che ha dato errore, e andando qui andiamo a trovare quello che appunto avevamo visto noi, che qui abbiamo il document write e lui è riuscito a iniettare un valore. Se noi facciamo exploit non sempre funziona perché lui ha dei payload standard, quindi a volte se dovete rompere come prima, no? Che abbiamo anche qui, lo possiamo vedere qui, cioè qui abbiamo dovuto rompere questi doppi apici per uscire fuori dal source, dall'attributo source. Quindi chiaramente quando ci sono cose particolari non sempre riesce ad esploitarlo. In questo caso sì. Perché cosa ha messo? Andiamo a vedere. Lo vediamo qua, già qui, però voglio vederlo nel DOM. Ecco, un'altra cosa. Ecco, lui ha usato doppi apici. Oddio. Vediamo se ce l'ho nella richiesta. Ha usato doppi apici per appunto rompere i doppi apici dell'attributo source. E poi ha chiuso. Ok, prendiamo questo. Ok, questo è quello che ha usato. Questo è il nostro tag immagine. Cosa ha inserito lui? Lui ha rotto i doppi apici. No, scusate, chiuso i doppi apici. Ah no, questo era mio, scusate. Ha chiuso i doppi apici del source, poi ha messo questo che comunque è irrilevante, e poi ha chiuso il tag immagine. Quindi qui è andato a chiudere anche il tag immagine e poi ha inserito un tag src, quello che vi dicevo prima, on error, alert 1, e poi ha chiuso di nuovo cosa. Qui abbiamo una roba invalida, però l'HTML non gliene frega niente, perché appunto qui abbiamo più apici rispetto a quello che è normale, cioè abbiamo una parentesi angolare in più. Però comunque funziona perché qui è riuscito a chiudere l'immagine, che appunto era già nella pagina, e ha creato un'altra immagine. Ha creato un'altra immagine con una sorgente invalida e chiamando un errore alert 1. Ci sono anche un cheat sheet per il cross scripting fatto proprio da Portswigger, e qui per esempio potete trovare tutti i tag con tutti gli eventi per alcuni browser. Questo vi sarà utile soprattutto perché potete copiare i tag e anche gli eventi, quindi magari se dovete trovare quale tag non è filtrato, perché molte volte magari alcuni tag potrebbero essere rimossi perché appunto il server riesce a capire che sono malevoli. Quindi che ne so, voi li inserite magari che ne so, sì dai, questa la mandate all'intruder, selezionate qui il tag e qui inserite, qui banalmente potete fare copy tag, paste e li avete tutti qui, e quindi potete capire velocemente dipende, se c'è qualche filtro che magari non è stato rimosso. E lo stesso potete fare con gli attributi, che qui sono questi eventi, quindi li copiate tutti. Poi la cosa bella è che se ad esempio voi siete interessati non lo so, ad un tag particolare, potete vedere alcuni payload già fatti, alcuni che non richiedono l'iterazione dell'utente, per esempio, quindi perché a volte anche nei laboratori che ci sono
A volte non avrete l'iterazione dell'utente, per esempio anche all'esame ci sono casi in cui non c'è l'iterazione dell'utente, perché magari dovrete usare degli iframe, poi cioè, ne parleremo anche della differenza con che cos'è un iframe e come viene usato. Ehm, Però magari non avete l'iterazione, quindi potete usare questi. Oppure ce ne sono alcuni che richiedono l'iterazione dell'utente, perché per esempio se l'utente, la vittima, apre soltanto la pagina senza cliccare niente, chiaramente lì non c'è iterazione. Però se invece avete iterazione, per esempio un copia o qualsiasi cosa, magari potete usare questo. E vedete che c'è anche la compatibilità con i browser, quindi Chrome, Firefox e Safari, sì. E quindi niente, è molto utile, diciamo. Quindi questo è tutto. Non so se non c'è qualcosa che non è chiaro. E tanto posso vedere anche se c'è qualcosa di interessante nei laboratori. E per esempio qui lo dice, no? Questo è un reflected, appunto viene usato, lo mandi alla vittima che lo aprirà e ti manderà i dati sensibili. Eh sì. DOM. Infatti se dovete fare, se fate bug bounty, non potete sottomettere un cross scripting solo con alert, ma dovete effettivamente fare qualcosa. Tipo, mi è capitato che una volta con un mio ex collega avevamo trovato un cross scripting e abbiamo dovuto creare un JavaScript proprio per rubare il cookie, se no non veniva accettata, perché chiaramente se voi fate l'alert, quello il cliente del bug bounty, l'applicazione del bug bounty non vede il rischio. Lei, non so, vuole vedere il rischio effettivo, cioè che io rubo una sessione o rubo dei dati sensibili e li posso utilizzare poi per impersonificare la persona o per rubare magari delle credenziali. Ad esempio, potrà essere un caso potrebbe essere rubo la sessione e cambio la password dell'utente, così lo butto fuori, proprio per aumentare l'impatto, no? Poi chiaramente i cross-site scripting li trova anche Barb. Se voi utilizzate la versione però professional e magari qui andiamo a fare do active scan, dopo un po' lui lo trova, Quindi diciamo i cross-site scripting solitamente li trova, se sono, soprattutto i reflected riesce a trovarli. Ah, poi sì, poi diventerà un po' più complesso. Ecco, come prevenirlo? Appunto, filtra l'input, quindi il server come riceve l'input deve filtrarlo, codifica l'output, quindi nelle risposte deve essere codificato, quindi appunto trasformarlo in modo che non sia malevolo. E poi ci sono anche degli header, ad esempio content type e questi tipi di header. E il content security policy che poi si vedrà, cioè, perché riduce, diciamo, il rischio di cross scripting. Però ovviamente dipende come è fatto, come solitamente viene molto creato molto ehm, molto vasta come regole, perché il content security policy usa delle regole e vengono lasciate molto, molto aperte queste regole, però. È stata interessante una volta che l'applicazione era vulnerabile a cross scripting e c'era il content security policy, però era un content security policy, lo posso far vedere cos'è, giusto per farvi capire.
E praticamente è questo. Tramite queste regoline, poi potete limitare alcune cose. Per esempio, qui le immagini possono essere caricate soltanto da Self, cioè l'applicazione stessa, cioè il dominio stesso, oppure da questo example.com. Sì, esatto, dalla stessa origine e lo stesso dominio e da questo example.com. La cosa bella è che loro avevano messo questo content security policy a script self, perché ovviamente avete anche, vediamo se ci sono, scripter source, che appunto permette di caricare JavaScript, cioè setta le risorse che possono caricare JavaScript, e qui era self, quindi la pagina stessa, l'origine stessa, il dominio stesso poteva caricarlo, e quindi il cross scripting in sé non potevi sfruttarlo, perché non ci potevi fare molto, perché appunto veniva bloccato, perché poi c'erano altre regole che appunto non permettevano di eseguire JavaScript. Però caricando un JavaScript utilizzando una funzione di upload, quindi un upload tipo un caricamento dell'immagine del profilo, eravamo riusciti a caricare il JavaScript e poi dal JavaScript, dalla vulnerabilità del cross scripting, chiamare questo file. E quindi diciamo abbiamo bypassato i controlli del content security policy, ed è stato molto interessante in effetti quella vulnerabilità. E quindi niente, queste sono le 3 vulnerabilità di cross scripting. Magari poi vediamo, la prossima volta continueremo altri laboratori, perché comunque sono tipo infiniti. No, vabbè, ci sta, alla fine è molto vasto. Tipo qui ci sono altri DOM con altre funzioni. E poi per esempio ci sono reflected, altri DOM, altri reflected store. Poi a volte ci sono anche con attributi bloccati, quindi molto interessante. Però sono tantissimi. Però prima o poi li finiremo. E quindi niente. Quindi niente, vado a mangiare e ciao.